Sull'Ucraina, come sapete, abbiamo fatto il punto col presidente Zelensky, abbiamo passato in rassegna la situazione sul campo, che è molto diversa da quella che certa propaganda russa continua a cercare di vendere. Abbiamo concordato tutti sulla necessità di continuare a garantire il sostegno a Kiev, mantenendo alta la pressione su Mosca. Sono molto contenta del fatto che su questo vi sia piena convergenza. L'unità dell'Occidente e la fermezza dell'Occidente continuano a essere, dal mio punto di vista, gli strumenti più efficaci per creare le condizioni necessarie per un negoziato reale. L'obiettivo resta quello di favorire un confronto diretto tra Zelensky e Putin, ma mentre Zelensky ha fin qui dimostrato una attitudine sincera verso la soluzione del conflitto, non da ultimo con una lettera aperta che tutti conoscete, che è stata inviata direttamente al presidente Putin, nessun segnale serio in questo senso è arrivato da Mosca e crediamo che quei segnali ora siano necessari. Sarà fondamentale in questo anche ovviamente il ruolo di Israele. Ci aspettiamo che ora Israele operi come attore positivo nel percorso di pace e che l'inevitabile dibattito interno dettato anche dalla campagna elettorale non metta a repentaglio il percorso faticoso che gli Stati Uniti hanno avviato. Abbiamo discusso anche molto di Indo-Pacifico, cioè di un'area che è cruciale per i flussi commerciali globali. È stata l'occasione per condividere l'importanza soprattutto di lavorare di più sulla diversificazione delle catene di approvvigionamento, di più per affrancarci dalle nostre eccessive dipendenze, con particolare attenzione ai minerali critici, alle terre rare, per garantire la continuità e la sicurezza delle forniture. Questa 2 giorni di lavori, come ho già detto, ci ha anche consentito di affrontare altri temi importanti. Abbiamo discusso di partenariati internazionali reciprocamente vantaggiosi, secondo un modello di cooperazione che ormai conoscete benissimo. Se avete avuto un colloquio più formale e come è andata veramente, se è stata più una cosa formale oppure scherzosa? No, allora io diciamo smentisco le ricostruzioni di ridi scherza, nel senso che sì, voi avete visto anche che poi in queste cose sempre ci sono, insomma c'è anche la battuta, c'è anche il momento in cui in attesa che inizi qualcosa si fa una battuta, però i temi che noi abbiamo trattato anche col Presidente degli Stati Uniti sono i temi del vertice, quindi sono temi abbastanza seri, dalla questione iraniana passando per l'Ucraina, abbiamo parlato di immigrazione per dire, insomma, anche guardando al prossimo G7 che come sapete sarà un G7 a presidenza americana. Chiaramente no, adesso si tratta di soprattutto fissare la pace e quindi i punti del memorandum, ma sull'Ucraina direi che ci siamo trovati con una convergenza che non è sempre scontata, così come sui temi che riguardano l'Indo-Pacifico, sui temi che riguardano la resilienza economica, sui temi che riguardano la necessità appunto di una maggiore autonomia da difendere rispetto alle nostre eccessive dipendenze, nel rapporto con l'Africa e quindi nel rapporto con una cooperazione che non deve avere diciamo così, un approccio paternalistico, un approccio caritatevole, ma che deve essere una cooperazione da pari a pari per costruire insieme un futuro con... Il Presidente Costa ha appena annunciato che sono stati avviati colloqui tra l'Unione Europea e l'Ucraina, volevo chiederle se domani, e la Russia, scusate, ovviamente per l'Ucraina, volevo chiederle se rilancerà domani e dopodomani al Consiglio Europeo la proposta di un negoziatore unico e se ha parlato in questi giorni con Merz e Macron della sua proposta e del profilo eventualmente candidato. Grazie. Allora, non ne ho parlato in questi giorni, credo che sia una materia che va sviluppata all'interno del Consiglio europeo, anche perché non mi sembrava il contesto giusto, ecco, segnalare qui punti di vista diversi su come l'Europa debba porsi nei confronti della Russia, quando ci sono chiaramente altri paesi, altri alleati, quindi è un tema da Consiglio europeo. La proposta verrà reiterata, io continuo a ritenere che questo proliferare di formati alla fine rischi di rendere poco efficace quello che l'Europa può fare, perché i formati sono molti, ma nessuno di quei formati alla fine ha l'autorevolezza, l'autorità, per parlare a nome dell'Europa nel suo complesso e quindi credo che questo problema vada risolto. So che anche altri paesi condividono lo stesso punto di vista e credo che sia una discussione che va posta all'interno del Consiglio europeo con serenità per capire se c'è una possibile convergenza su questo.
al profilo, ho visto, letto, insomma un sacco di nomi che girano, so dove volete andare a parare, come si dice alle mie parti, ma io penso che se si vuole essere, diciamo, se si vuole arrivare a un risultato su questo tema, posso dirle questo. Credo che sarebbe molto difficile riuscire a proporre una persona che viene da uno dei grandi paesi europei, dei più grandi, ok? Credo che proporre una di queste persone renderebbe un accordo, dal mio punto di vista, più difficile. E quindi mi rivolgerei verso le medie potenze, ecco, dell'Unione Europea. Lei ha detto che con Trump ci sono state tante convergenze sull'Indo-Pacifico, sull'Ucraina, che non era scontato, e quindi ha parlato di dossier concreti del G7. Io volevo chiederle invece del suo rapporto personale, siccome ci sono state così sia dei video, dei momenti di leggerezza, ma ovviamente anche dei momenti penso seri. Lei era sino a qualche mese fa uno degli alleati privilegiati di Washington nell'Unione Europea, poi questa cosa sappiamo tutti per quale motivo si è rotta, per Sigonella, per delle cose insomma, che lei non ha potuto evitare. E volevo chiederle qual è il termine più adatto. C'è stata una riconciliazione, c'è stato un chiarimento, c'è stato un disgelo, come lo definirebbe? Il titolo, che titolo facciamo? Guardi, io le direi che ho trovato il rapporto immutato, ok? Nel senso che non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, cioè non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo fino a, insomma, appunto, lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione. E poi le volevo chiedere, Grazie Donato. ha smesso di fumare? Vabbè ragazzi, però. Allora, qui abbiamo fatto notizia per il fatto che abbiamo smesso di fumare, per il fatto che indossavamo una cravatta, per il fatto che a un certo punto ho messo un fianco così e sono diventata, insomma, sì, ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti in tempo e quindi avete bucato la notizia, come si dice alle mie parti. Per quello che riguarda Israele, guardi, adesso io non ho detto che Israele potrebbe mettere a repentaglio, ho detto che bisogna fare attenzione a un dibattito interno, perché se c'è una cosa di cui ho imparato qualcosa nella mia vita sono le campagne elettorali, no? Ecco, e c'è un dibattito interno che, anche in vista delle elezioni, che può, diciamo, avere toni più esasperati, ok? E io ho letto come lei le parole, ad esempio, del ministro Ben-Gvir, che dice noi non ci sentiamo vincolati da quello che Donald Trump ha sottoscritto. Chiaramente credo che insomma, la dinamica più o meno risponda a questo, anche a questo bisogna fare attenzione, così come bisogna verificare quanto l'Iran sia diciamo, sincero nel voler chiudere questa pagina, e così come bisogna accompagnare gli attori del Golfo che, come lei sa benissimo, hanno attraversato insomma, dei mesi molto complessi, no? E che devono un po' anche ripensare il loro futuro, bisogna ripensare il Consiglio di cooperazione del Golfo, cioè ci sono tante cose che sono cambiate che bisogna ricostruire. Questo produce inevitabilmente una fragilità, ma quella fragilità può anche accompagnare verso una situazione molto più stabile di quanto non lo fosse prima dell'inizio della guerra.